Buonasera, eccoci qua. Dico buonasera perché domani mattina è venerdì e dovrei fare il video che faccio invece giovedì sera perché domani mattina ho un po' di impegni che mi sono presa. Ma spero che state bene e che avete fatto un po' o almeno riascoltato i video che abbiamo fatto il martedì perché questo che faccio stasera è un po' collegato al discorso perché torneremo un po' a parlare di questa paura per il futuro, ma volevo più strutturarlo in una maniera del tipo, abbiamo parlato degli talenti e come sviluppare, come scoprire i nostri talenti e poi grazie a questo spesso manifestiamo appunto la paura per il futuro che è collegata anche alle esperienze che viviamo quotidianamente, alle fatiche o alle cose che ci succedano senza che noi, sotto virgolette, abbiamo qualche effetto, vediamo coronavirus, piuttosto che un'aspettativa di una situazione disastrosa sul livello economico e politico, piuttosto che altre cose. Allora, perché dico, spero che avete ascoltato i video del martedì, perché facciamo proprio leva su questa cosa qua. Se noi abbiamo adesso già scoperto i nostri punti di forza, nostra modalità, cioè i nostri performance, come otteniamo al massimo i nostri punti di forza e abbiamo stabilito quali sono i nostri valori, a questo punto possiamo parlare di quello che vi dicevo nel video precedente, come creare questa mappa verso il successo, cioè come dite voi in Italia, se hai fatto 30, puoi fare anche 31. Non perché la paura per il futuro non esiste o perché a voi succede una cosa che a me non succede, ma che praticamente dobbiamo in primis capire che ci sono differenze tra preoccuparsi per il futuro o progettare il futuro avendo comunque la paura grazie alle situazioni che sentiamo. Cioè, se noi ci preoccupiamo, è come avere tanti no davanti a noi. Cosa vuol dire questa cosa qua? Praticamente abbiamo la condizione per quale la nostra mente, una volta che noi gli abbiamo dato questo impegno di risolvere un problema, in modalità di preoccupazione, noi praticamente troviamo mille motivazioni per quale non dobbiamo fare una cosa, cioè lei ci giustifica perché noi non stiamo facendo una cosa e non sta, come dicevo già anche prima, non sta valutando se questa cosa qua effettivamente è per noi, cioè lei non, la nostra mente funziona nella modalità di assoluta disponibilità verso di noi, cioè se io ho deciso utilizzare la mia mente per preoccuparmi, ok, rimango nella modalità di preoccupazione, cioè ho bisogno di vedere il problema e rimango sul problema, non ho una soluzione e lei non mi sta proponendo una soluzione. Se invece comprendo il problema, ok? E poi parleremo anche di due tipi di paure, cioè delle problematiche che possano essere. Io mi posso concedere di progettare o non so, sapere dove voglio arrivare considerando il punto nel quale mi trovo. Cosa vuol dire questa cosa qua? Allora, in primis, paure possono essere di due tipi. Paura può essere oggettiva, costruttiva o può essere oggettiva, distruttiva. La paura costruttiva è quella in quale noi praticamente ci rendiamo conto che esiste una situazione difficile, ma impegniamo la nostra mente nel progettare, nell'utilizzare tutto ciò in funzione del nostro assoluto benessere, cioè di trasformare questa situazione in un progetto bello e utile. Invece la paura distruttiva è quella che noi la subiamo, cioè istintiva e la riconosciamo subito perché non è una cosa ragionata, è semplicemente come quando avete dentro di voi una
pattumiera delle informazioni tra la televisione, la scuola, gli amici, le paure degli vostri vicini e che praticamente ci paralizza. Questo senso di essere paralizzati dove non riusciamo a fare niente è la paura distruttiva, cioè non ti permette, non è costruttiva, non ti permette, essendo paralizzato, di andare in nessuna direzione. Allora, una volta stabilito se la nostra paura è reale o è non reale, cioè distruttiva, paralizzante, perché è semplicemente un mucchio di informazioni che possono avere vari esiti, possiamo scegliere. Una volta quando abbiamo scelto di, se paura è distruttiva, eliminare, semplicemente dire ok, è la massa, è la situazione, è la TV che parla di coronavirus, ma tutte le realtà, la sua realtà non deve essere per forza mia. Il suo malessere non è per egoismo, non è per non apprezzare o non condividere con gli altri la emozione della situazione reale, ma è anche nel modo di proteggere noi stessi, perché noi abbiamo diritto, ok, di crescere in una situazione per essere di aiuto a qualcun altro. Per esempio, se io dovessi entrare nello stato di panico e non vi sarei probabilmente d'aiuto, magari qualcuno non apprezza questa mia modalità e ci mancherebbe e ovviamente non guarderà i nostri video e non condividerà con noi questa modalità di sostenersi senza andare nell'overdose di panico e della preoccupazione. Però io mi considero molto più utile e costruttiva in questa modalità che dice, ok, diamo qualcosa di positivo, cresciamo insieme, cosa posso progettare, cosa posso costruire, cosa posso fare per migliorare la vita di tutti noi. Ecco, di conseguenza, come ho detto, in primis, nel precedente video del martedì è importantissimo, chi non l'ha visto magari sarebbe importantissimo che dà un ascolto magari anche breve per comprendere questi tre passaggi, quali sono i nostri punti di forza, quali sono le nostre modalità di performance e quali sono i nostri valori della vita, e a base di questi noi abbiamo un desiderio, ok? Desiderio che in primis io vi chiedo anche un'altra cosa, datevi 5 minuti di riflettere se il vostro desiderio, cioè quello che tu vuoi oggi, è un desiderio che è veramente tuo o è un bisogno di soddisfare il desiderio di qualcun altro. Perché? Perché questa sarà la molla scattante che ti porta a portare a termine il tuo progetto. Se io faccio un progetto a base di bisogni di soddisfare qualcun altro, perché tutti i genitori di questo mondo vorrebbero che i loro figli siano medici, avvocati, notai, multimiliardari, gli atleti e gli attori. Ok, dico senza, magari sono nel bisogno di soddisfare le aspettative dei miei genitori. Se sono in questa fase qua, qualsiasi mio progetto, sarebbe meglio non rinunciare, perché magari una parte di questo progetto può essere effettivamente anche nostro, però rimodellarlo sull'effettiva nostro desiderio di esprimersi magari in un altro modo, ok? Una volta fatto tutto ciò, io adesso con voi condivido cosa intendevo dire con questa mappa della nostra vita. Vi avevo fatto già capire il cerchio della vita che vi permette un attimino di vedere dove siete arrivati in alcune sfere della nostra vita e come li potete migliorare. Ok, qui invece vi invito a praticamente sentirvi liberi, in primis, prima step è visualizzare il vostro progetto, visualizzarlo in vero senso di parola. Lo guardate bene, io faccio così, lo guardo e dico a me stessa cosa provo io quando visualizzo davanti a me, immagino davanti a me questo progetto, cosa dà a me ed effettivamente quello che voglio? Ok, questa è la prima step. Secondo step è distinguere queste due paure.
Il momento quando io visualizzo il mio progetto e capisco che è veramente mio progetto perché lo voglio fare, dico quali sono le paure, ok, che nascano solo dal pensiero e dico, ma questa paura è veramente così, ok? E esiste veramente e io posso trasformarla o è una paura trasmessa da qualcuno a chi io ci tengo o è una paura trasmessa dai miei genitori o è una paura trasmessa da una situazione intera dello Stato o come abbiamo detto coronavirus piuttosto che altre cose. Una volta fatte queste due prime cose importantissime, dobbiamo progettare la strada che dobbiamo percorrere per arrivare da praticamente fare questa linea guida che ci permette di capire come arrivare dalla parte A alla parte B, cioè dalla zona A a zona B. Come facciamo questa cosa qua? Mettiamo i punti A, B, C. Io devo fare, se voglio scrivere un libro, io devo trovare l'argomento, capire perché lo voglio scrivere, prendere in mano una biro o un computer, trovare gli strumenti giusti, scrivermi tutti questi punti necessari A, B, C, ok? Per capire la strada che io devo fare. Perché mi serve questa strada? Per comprendere dove sono oggi e per crearmi anche le tappe per arrivare da A a B. Perché devo crearmi queste tappe? Tappe sono importantissime perché tappe nella vita ci permettano di fermarsi, di raccogliere più informazioni, di migliorarsi strada facendo, perché oggi noi magari abbiamo un strumento che ci serve, una consapevolezza. Fra 5 minuti, 10 giorni, quando noi abbiamo raggiunto un determinato grado di consapevolezza o del raggiungimento del nostro obiettivo, ma non siamo ancora arrivati a finirlo, praticamente possiamo fermarci e vedere se c'è qualcuno che ci propone strumenti migliori, se abbiamo qualche informazione utile, se siamo stanchi e ci è subentrato un altro tipo di paura e come affrontarla. Cioè, questa cosa qua ci permette di migliorarci. Allora, il progetto della mappa è indispensabile perché strada facendo noi possiamo migliorarci. Non c'è una perfezione immediata e un risultato immediato. Questo è quello che io volevo anche condividere con tutti voi, che nel tutti i progetti della vita dovete sapere che solo il risultato finale, quello che spesso noi andiamo a vedere o ad apprezzare dagli sportivi, dagli attori, dagli multimiliardari, dagli economisti, dagli investitori, tutta questa gente così meravigliosa, perfetta che ha avuto successo, non abbiamo mai fatto la domanda vera nelle tappe della loro vita, quante volte si sono soffermati, hanno cambiato la direzione per ottenere il risultato, quante volte hanno, sotto virgolette, fallito quello che noi chiamiamo fallimento, ma non è il fallimento, è proprio il momento di soffermarsi, fare questa tappa, raggiungere se stessi per comprendere dove si trovano, quali sono gli ostacoli che hanno trovato davanti o che potrebbero trovarsi grazie alla nuova visione, ok? E praticamente cos'è questo? È come forse essere a un punto di osservazione dall'alto quando vediamo tutto il mondo davanti a noi. È una condizione che noi dobbiamo permetterci. E questa sarebbe praticamente la quarta fase di questa mappa che noi andiamo a creare, cioè visualizzare il progetto, nel progetto capire quali sono paure e se queste paure sono effettive, dividerli e comprenderli. Terza è progettare la strada, perché la strada ci porta verso la creazione di mappa o verso creazione di tappe all'interno di questa mappa che noi andiamo a
vivere, a portare a termine è una cosa che ci permetterà questo coraggio e determinazione, perché spesso ci succede che strada facendo, non raggiungendo l'obiettivo o trovandoci davanti a un ostacolo, ci rinunciamo perché non abbiamo la visione di un insieme e non vediamo questa cosa qua come un progetto, come una strada che abbiamo cominciato a fare, ok? E siamo desiderosi di vedere la sua fine e la sua fine potrebbe essere anche diversa da quello che noi abbiamo stabilito all'inizio, perché all'inizio avevamo anche una vista corta di quello che stavamo facendo. E perché dico la vista corta? Perché quando noi investiamo l'energia, la investiamo a base del nostro sapere oggi, ma se siamo desiderosi, interessati a migliorare, a fare, a creare una cosa nuova, ci arriveranno un mucchio di sostegno, di informazioni, di insegnamenti che ieri sapevamo mica neanche che esistano, o se sapevamo che esistevano non sapevamo utilizzarli, o qualsiasi altra cosa, di qualsiasi risultato, non solo che arriva, ma anche sarà di sicuro migliore di quello che erano le nostre aspettative. E per ultima cosa, che un po' un consiglio più che un obbligo, è imparare a condividere con gli altri. Perché lo mettiamo dentro? Perché praticamente tutta questa paura del futuro nasce dal fatto che noi tentiamo a una forma di isolamento, cioè isolamento porta di non fidarsi e quando noi non ci fidiamo verso la vita non ci dà. Ok, noi ci restringiamo, ci chiudiamo dentro il nostro guscio e praticamente che successo è se noi successo non riusciamo a moltiplicare e condividere con gli altri? E anche nella condivisione del nostro progetto, perché non c'è quella concorrenza che ci potrebbe fregare il posto, fregare la idea, cioè tutte le idee che noi utilizziamo oggi sono già state fatte. Come dire, io non sono né prima né ultima che faccio questi video e non è una idea che io sto rubando a qualcuno o che rubo il spazio, c'è spazio per tutti, c'è tempo per tutti, ci sono clienti per tutti. Il successo mio potrebbe essere nel successo di condivisione dal principio, giorno zero di questo progetto, fino magari a giorno 1500, quando saremo tutti ricchi, belli e felici. Ecco, spero che in questo momento, in questo video, sono riuscita magari a approfondire di più il concetto proprio di questa mappa e di questa strada da percorrere senza, davanti al primo ostacolo, tornare indietro, perché poi cosa ci succede? Quando noi effettivamente abbiamo un desiderio che ci appartiene, siamo spinti dall'istinto, da una emozione forte che spesso torna alla galla e ci dice dai ripartiamo. E se non abbiamo questa mappa, non siamo aperti verso gli altri, non ci permettiamo le tappe della vita, ritorniamo all'inizio e praticamente aumenta sfiducia verso di noi stessi. Invece siete meravigliosi, siete bravi, fate le cose, guardate. Voglio complimentarmi, il libro è arrivato anche a casa mia, vedete, l'ho ordinato, aspetterò ancora un po' prima che faremo le cose tutti insieme come abbiamo detto. Questo è il mio primo bebè, ok? Per me è perfetto perché sono i primi strumenti, sono stata molto aiutata, ho fatto tante cose da sola, sono sicura che il secondo sarà migliore, ma mi ha permesso di fare il primo step e con questo di dare un contributo a questo mondo e questo mi rende felice, non perché mi rendo conto potrei anche criticarmi perché ci sono alcune cose che possono essere migliorate o perché in alcune cose potevo anche esprimermi diversamente, potevo fare tante di quelle cose diverse, ma io per prima volta li ho fatti così e questo è stato un mio piccolo progetto che io mi auguro che diventerà grande.
Paura? Sì, mi rendevo conto che ci sono tanti che scrivono, ci sono le persone che hanno tante cose da dire, ci sono questi argomenti che tante persone l'hanno già fatto. Sì, ma io avevo un altro progetto, ho voluto condividere con voi un pezzettino della mia esperienza che è diverso da tutti loro e sicuramente ci saranno quelli che avranno qualcosa da ridire, ci saranno quelli che non troveranno utile tutto ciò, ma ci saranno anche quelli che apprezzeranno molto, ci saranno quelli che sanno che questa tecnica funziona, ci saranno quelli che mi diranno brava e ci saranno quelli che mi diranno stai attenta, ma io comunque andrò avanti. Step by step verso i miei progetti e chi lo sa domani cosa mi invento ancora. Se state con me, vi vedrete insieme a me. Un abbraccio forte e ci vediamo e ci sentiamo.